Sta coprendo i tetti, è arrivata al terzo piano. Era passata la macchina per dire di stare ai piani alti. Mi telefona un mio conoscente che fa il vigile, mi ha detto sei andata via? Ho detto ma no, adesso mi metto a stirare qua tranquilla. Lo sento dopo 5 minuti e mi dice Sania, guarda, il fiume ha rotto al Ponte Rosso, vai via. Quando è iniziata ad arrivare l'acqua che poi ha sfondato 2 porte e è stato abbastanza pesante, ho avuto anche molta paura. Che subito pensavo che il fiume non facesse breccia da parte della città. A dire la verità non ero tanto preoccupato perché pensavo che sarebbe stata come la settimana precedente. Poi dopo, quando ho visto l'acqua arrivare così, Mi sono preoccupato perché mi sono reso conto che avrei perso la casa. sono scappato a portare via la macchina e Perché c'è stato un momento che non si fermava più e nonostante io fossi salita su al primo piano ho detto adesso arriva anche qua. Ogni mezz'ora andavamo giù a vedere l'acqua che saliva, cioè perché l'acqua inizialmente qui era arrivato al gradino, quando abbiamo visto che era al secondo gradino siamo andati via. Per poterlo capire bisogna provarlo. Una paura che è arrivato dopo un po', forse come tante persone ho sottovalutato il pericolo, ho ignorato un po' le cose che hanno detto le autorità e quindi quando è cominciato ad arrivare l'acqua qui in fondo mi sono reso conto che questa era una cosa seria e durante la notte stavo qui alla finestra guardando le persone che stavano provando di salvare qualcosa, la macchina o qualcosa. Allora, quella notte, sicuramente un po' di paura, ma soprattutto per gli altri, perché io ero al salvo, anche se comunque nella mia via stava succedendo il finimondo, ma ho provato tanta paura per quello che poteva succedere, perché comunque non sapevamo, eravamo chiusi dentro una casa al terzo piano e vedevamo solo dell'acqua che entrava insomma, dentro le vie, quindi è stato molto impegnativo. Tantissima paura, smarrimento e soprattutto non sapevo cosa dovevamo fare, perché l'istinto è di scappare. Di non farcela, perché comunque io sono scappata vedendo l'acqua che arrivava dal prato vicino a casa mia. Se andavo un po' più lenta io non so se sarei qui a raccontarlo ora o se starei bene, non lo so. E poi oltre a quello che è diciamo, la situazione del momento che non ti permette di avere la lucidità, dopo ti accorgi che serve sangue freddo per razionalizzare bene cosa fare, come farlo e quando farlo. Ma una grandissima sofferenza. Quella notte eravamo qui insieme al centro operativo comunale a provare a capire come potevamo intervenire di fronte a un dramma che vedevamo sotto i nostri occhi. Da un lato la rottura anche dei nostri fiumi. È una grande angoscia perché avevamo preparato il dispositivo dell'intervento e avevamo paura che qualcuno fosse rimasto indietro e soprattutto quando l'acqua ha cominciato a uscire abbiamo capito che dovevamo fare anche degli interventi molto urgenti, molto complessi, usando assetti subacquei, gommoni, qualsiasi cosa poteva essere utile per salvare le vite umane, perché in protezione civile c'è una priorità, prima le vite umane e poi tutto il resto. Dall'altro il monitoraggio di tutta la Romagna nella quale
diciamo chilometro dopo chilometro vedevamo lo stesso destino. E devo dire che anche il fatto di in qualche modo sentire le telefonate dei cittadini di Faenza raccolte da quegli eroi che sono state le mie colleghe e i miei colleghi, che ascoltavano tutti e cercavano di orientare i soccorritori, ecco, la paura era di lasciare indietro qualcuno. La sofferenza nel far di tutto per salvare le vite umane, perché in quelle ore, da questi spazi al buio, perché anche qui la luce è saltata, siamo riusciti a portare in tempi rapidissimi un generatore di corrente, quel generatore messo in piazza che ha illuminato alcune delle stanze del nostro municipio ha permesso di salvare decine di vite umane, perché anche grazie a questo che i nostri assistenti sociali sono riusciti a mantenere più tranquilli possibili tante persone in sofferenza e noi metterci in contatto con i vigili del fuoco prima, quei sommostatori della Polizia di Stato di La Spezia poi, per riuscire ad andare a salvare le centinaia di persone che siamo riusciti a salvare. Abbiamo trovato tutti, ecco, lì è stato un momento ci siamo tornati a respirare, ecco. Dopo l'alluvione in realtà subito era abbastanza provata, poi È cambiato che intanto siamo da un'altra parte di casa, quindi tutte le abitudini che c'erano prima non ci sono più, tutte le varie cose. Vedere comunque tutto il mio lavoro, la mia casa, le mie cose, i miei affetti essere spazzati via. Non ho più una casa e quindi faccio parte della categoria degli sfollati. In un secondo mi ha fatto ragionare su cosa veramente vuol dire poi avere dei beni materiali, fisici, diciamo. E quindi sono cambiato perché non voglio più, diciamo, riempirmi di cose e quindi veramente vivere il più basic possibile, libero poi anche dalle cose, quindi mi sento più libero, posso dire. Era tutta molto più complessa, perché non c'era la luce, non c'era la possibilità di farsi una doccia, non c'era il cibo. Siamo andati avanti con quello del freezer, che logicamente, stando una settimana senza luce, si è congelato. Quindi comunque non è bello, perché anche tipo non avere la cucina, andare sempre in giro a mangiare dalla gente, però mi ha fatto piacere vedere tutte queste persone. Per come l'ho vissuto io non è stato proprio la perdita degli oggetti o della casa, è stato devo ancora superare il disagio e la paura di essere tutti separati. Beh, tutto sommato per un attimo ho ripreso fiducia nell'umanità, nel senso che ho visto veramente tutti quanti veramente aiutarsi. Forse la cosa più bella, il cambiamento, l'aspetto più positivo di tutto quello che è successo è stato di sapere di poter contare sull'aiuto degli sconosciuti. Questo senso di solidarietà da parte sia degli amici che degli estranei per me è una cosa che non voglio dimenticarmi. L'emozione di vedere le persone che magari non conosci, sia vicino a Faenza che chi ti scriveva i messaggi, comunque è un'emozione che ha fatto la differenza. Ecco. Essendo una persona positiva, ottimista, per me la cosa che ha cambiato è che secondo me conosco i nomi di tutte le persone che abitano nella mia strada, che erano facce familiari prima ma adesso hanno un nome. Le cose materiali, per quanto sia, non sono veramente niente, che veramente tutto sta nel circondarsi delle persone che si possono chiamare casa.
E anche se magari prima sì, lo pensavo, tutti lo sappiamo che l'importante è le persone, i rapporti, le relazioni, sì, ok, però un evento come questo te lo fa proprio non sapere ma esperire. Oggi rimane intanto lo sconforto e il dispiacere, ma se vuoi anche la percezione che abbiamo la forza per ricostruire. Allora, io sono sempre stato un soccorritore, in questo caso sono stato uno tra i colpiti come rappresentante, come componente dell'amministrazione della Romagna Faentina, poi anche a casa abbiamo avuto problemi anche noi. Beh, è cambiato tanto, nel senso che questo è un evento destinato a segnare una periodizzazione nella storia della nostra città. Tutte le città hanno delle epoche, dei periodi, no? Che nascono prima o dopo qualcosa. Cosa cambia? Cambia la voglia di migliorare il sistema di prevenzione, di pianificazione e di intervento. Quindi da sindaco, da amministratore è cambiato soprattutto questo, cioè intervenire in un periodo di nuovo, e due, è cambiato l'approccio e il tipo di lavoro, perché governare questa città oggi è completamente diverso che governarla ieri. Siamo dentro l'emergenza insieme a questo centro operativo comunale, i 300 e oltre 50 dipendenti del comune, la giunta, abbiamo trasformato radicalmente il nostro modello di governo. Abbiamo proprio ricreato un paradigma e quindi è cambiato, perché le esigenze della nostra città sono cambiate. Ecco, questo evento, questa emergenza è destinata a segnare un tempo, il nostro lavoro per fare in modo che Faenza possa rialzarsi nel tempo più breve possibile e nel lavorare con tutte le energie che abbiamo affinché lo Stato riconosca a questo territorio le energie e le risorse di cui ha bisogno per poter continuare ad essere una delle locomotive più forti del sistema economico-sociale d'Italia. Quindi la resilienza deve essere di sistema, migliorare la resilienza e migliorare la capacità operativa. Quando potete, che paura la dea, il pompiere paura la dea. La mia bella, a caso la Da un lato drammatica, dall'altro è gioiosissima, cioè nel senso che la forza di tutte le persone, sia quelle che hanno avuto i danni, sia di quelle che non li hanno avuti ma aiutano, per me cioè, c'è un'energia pazzesca in questa città. Dall'altro è drammatica perché c'è gente che ha perso case, attività, insomma, drammatica. Che ci rialziamo tutti. No, forse penso un po' che siamo in un momento della storia di Faenza, cioè siamo capitati proprio in un momento che rimarrà quasi per sempre, che magari è già successo in passato, però quelle persone che daranno la testimonianza di un evento, come ne succedono tanti, che poi racconterai sempre, che magari nel trauma e nell'incubo che è, magari avrai qualcosa da insegnare. L'essenziale, alla fine abbiamo capito che le cose più importanti sono l'essenziale. Mi sembra veramente che non siano state, comunque l'entità delle piogge senz'altro è stata straordinaria, però d'altra parte mi dà l'impressione che non eravamo pronti così bene. Cioè, non pensavo che a Faenza potesse succedere una cosa del genere. Brutto.
Cambiamento. Drammatica ma non tragica. Surreale. Allora, ci sono due parole, un disastro ma una bellissima solidarietà di ragazzi che io non me l'aspettavo. È una cosa meravigliosa. Questo è è bellissimo. Che ci siano persone che vengono da tutta Italia per dare solidarietà, tutti i ragazzi, è una cosa meravigliosa. Che passano dalla porta, ha bisogno. Io direi un'opportunità. Surreale. La situazione che stiamo vivendo a Faenza è tragica, nel senso che io non sarei mai aspettato, come poi tutti, una situazione di questo tipo. 2. Estremamente complessa. Ma sicuramente la parola chiave io credo sia un momento drammatico. Tutti i drammi, è così per l'uomo, contengono il grande tema della ferita, ma il dramma contiene anche il grande tema della risposta, della trasformazione. Quello che ci è successo non ha pari in nessuno scenario. Vengo da questo mondo, vi assicuro che non ho mai visto una complessità del genere. Le frane in montagna, le strade interrotte, la gente isolata, i cellulari che non vanno, l'acqua dentro le case, l'acqua sopra le case, l'acqua che minaccia città storiche, canali completamente pieni d'acqua che vanno di fuori, un numero così grande di reti idriche, di canali e di fiumi che sono andati in crisi, il mare che non prende e quindi l'acqua rimane qua. Veramente in un areale gigantesco, perché tu vai da Rimini fino a riva destra del Reno, quindi Bologna e anche Modena. È estremamente complessa, è una situazione molto difficile dove hai tantissime dimensioni da tenere insieme, dall'allevatore di montagna che ha le mucche isolate fino al proprietario in Marina di Ravenna che ha il bagno che è stato distrutto, piuttosto che non l'anziano che abita al primo piano, che ha l'acqua in casa, che adesso è al Cavallino qui a Faenza, fino ad arrivare a tutti noi, anche ai nostri colleghi che vengono qui a lavorare ma sono alluvionati. Quindi è veramente estremamente complessa. E noi vogliamo vivere questa grande drammaticità con rispetto per il dolore che sta portando e che ha portato, ma anche come un'occasione per rinascere più forti di prima. Ecco, io mi auguro che questo dramma sia l'occasione per tutto il sistema Romagna per provare a ricostruirsi, rimmaginarsi come una città diffusa quale siamo in Romagna e con un nuovo rapporto col sistema naturale, col sistema idrogeologico, per fare in modo che queste città sulla Via Emilia, ma anche tutte le realtà meridionali, cioè le realtà appenniniche, le realtà settentrionali della Romagna, cioè quelle pianeggianti di riviera, possano ricostruirsi come un unicum nuovo, con proposte diverse rispetto al passato, sia di governo delle questioni legate alla vita dei fiumi, ma anche come immaginazione di una città nuova.